Il comando principale per seguire i log in tempo reale è il logtail, molto simile al comando tail di Linux, che ci permette di vedere tutte le righe di log che vengono generate in tempo reale. Ciao a tutti e bentornati in Domoticsduino, io sono Marco e per chi non mi conoscesse già sono un ingegnere informatico libero professionista che nel tempo libero si diverte a giocare con OpenHub annessi e connessi. In questo video volevo completare la miniserie dedicata alla console di OpenHub andando a parlare dei comandi che ci permettono di gestire la visualizzazione dei log di sistema di OpenHub. Analizzare i log di sistema è un passo importante per la manutenzione della nostra istanza OpenHub, in quanto ci permette di identificare eventuali errori, fare un'analisi dettagliata di come si muovono gli item, quindi i valori che ricevono e i valori che inviano, e quindi scoprire se ci sono dei malfunzionamenti o delle particolarità che ci permettono di non far funzionare correttamente il nostro sistema. I log si possono analizzare sia su file di testo direttamente che tramite console di OpenHub in maniera un pochino più interattiva, soprattutto per quanto riguarda l'abilitazione, la disabilitazione e l'applicazione di determinati filtri. Andiamo quindi a vedere tramite esempi sulla console di OpenHub sul Raspberry come poter utilizzare i comandi che permettono la gestione dei log. Eccoci collegati al nostro Raspberry, adesso andiamo a vedere quali sono i comandi che la console ci mette a disposizione per la gestione dei log di sistema di OpenHub. Quindi per prima cosa dobbiamo collegarci alla console nel solito modo, quindi OpenHub CLI console, inseriamo la password di accesso e siamo all'interno della console. I comandi relativi alla gestione dei log sono tutti sotto il namespace log. Abbiamo alcuni comandi, adesso noi vediamo i principali che ci permettono di visualizzare e filtrare le righe di log e andare soprattutto ad impostare il livello di log dei singoli componenti. Questo ci permette di pulire un pochino l'output del log per identificare più precisamente le righe di log che ci interessano in quel particolare contesto. Il comando principale per seguire i log in tempo reale è il logtail, molto simile al comando tail di Linux, che ci permette di vedere tutte le righe di log che vengono generate in tempo reale. In questo caso sto visualizzando tutti i cambiamenti di stato dei miei item di OpenHub. Questo perché il log di tipo item state event, che è il log che viene generato ogni volta che c'è un cambiamento di stato, quindi un evento sulla gestione degli stati degli item, scrive una riga di log. Quindi diciamo che l'analisi di un log così veloce potrebbe risultare molto complicata, perché per andare a identificare le righe che ci interessano, se ad esempio abbiamo un problema su un binding eccetera, potrebbe risultare molto difficile. Comunque dopo vediamo come riuscire a pulire questo log. Per adesso utilizziamo il logtail per vedere il log in tempo reale e eventualmente possiamo utilizzare un filtro per identificare il tipo di log che vogliamo visualizzare. Quindi col CTRL-C fermiamo questo elenco e all'interno di logtail noi possiamo scrivere una parte del nome dell'evento che scatena la riga di log. Ad esempio, se scriviamo logtail script andiamo a visualizzare tutti i log generati dalle regole. In questo momento io regole in esecuzione non ne ho e quindi il logtail risulta vuoto. Questo perché vengono filtrate tutte le altre righe. Per fare questo test io ho creato una regola che ogni secondo scrive una riga di log e non fa nient'altro. Adesso questa regola è disabilitata, la vado ad attivare. Ok, adesso la regola è attiva e come vedete mi vengono scritte le righe di log solo relative alla regola. Ci fossero ovviamente più regole in esecuzione, vedrei tutte le righe di log relative a tutte le regole. Volendo potremmo fare un filtro un pochino più preciso e oltre a script potremmo andare a scrivere anche il nome o la parolina chiave che abbiamo usato all'interno della scrittura del log della regola. La potremmo appunto specificare come ulteriore filtro proprio per filtrare quella particolare regola ed escludere tutte le altre. Utilizziamo questo test anche per andare a vedere una seconda opzione che ci dà la console come possibilità di
filtering dei log. Ogni riga di log viene generata con un livello di log, con una severity. Questa severity può avere diversi livelli che vanno dal trace al fatal e normalmente si usano per categorizzare quella particolare riga di log. In questo momento la mia regola sta scrivendo una riga di log di tipo info, quindi una riga di log informativa. La visualizzo nel log tail perché il mio livello di log relativo alle regole di OpenHub è impostato almeno su info. Questo lo possiamo andare a verificare facendo log list, un ulteriore comando della console che ci permette di vedere i vari livelli di log dei singoli componenti di OpenHub. Come vedete, qui abbiamo org OpenHub Core Model Script, che è il mio componente che gestisce i log delle regole, che è di livello info. Tramite console io in tempo reale posso cambiare questo livello per poter aggiungere o rimuovere i messaggi di log di quel componente. Quindi scrivendo log set il livello che mi interessa, quindi potrei mettere warning, che è un livello superiore, che quindi mi escluderà gli info, mi farà vedere solo i warning perché è un livello un pochino più importante e di priorità più alta. Vado a scrivere il mio componente, eseguo, controllo con log list. Come vedete questa regola è andata in warning. Se adesso rieseguo il log tail di prima, come vedete non ottengo nessuna riga. Questo perché vengono visualizzate di quel particolare componente solo le righe di log etichettate warning da warning in su, quindi warning, error e fatal, non quelle inferiori. Se voglio tornare al livello precedente, utilizzo lo stesso comando log set e posso mettere ad esempio o info per tornare a quello di prima, oppure addirittura debug, perché debug è un livello di priorità più bassa rispetto a info e quindi include anche info. Se adesso torno col tail, riottengo le mie righe. Normalmente si abilita un livello di debug su un componente quando si vuole fare un'analisi di errori o malfunzionamenti, perché normalmente un livello di debug è un livello che scrive tantissime righe che normalmente in un'analisi di log standard non sono necessarie, anzi vanno a sporcare e soprattutto a ingrossare molto i file di log. Quindi normalmente si abilita il debug nel particolare momento in cui si vuole fare analisi e poi lo si disabilita. Io adesso torno a mettere l'info sulle regole e continuo comunque a vedere le mie righe. Però se ci fosse qualche regola che scrive tante righe di debug, le andrei a filtrare. Un altro comando che ci permette di andare a vedere le righe passate del file di log è log display, che mi fa vedere le ultime tot righe e io posso specificare con il parametro "-n" quante righe voglio vedere. Ad esempio posso mettere "-n5" e vedo 5 righe. Il log display è utile perché posso utilizzare il filtro col grep per andare a identificare solo determinate parole chiave all'interno della riga e visualizzare solo quelle. Ad esempio prendiamo la temperatura della CPU del Raspberry e andiamo a vedere le righe relative solo a quella particolare parola chiave. Questa opzione di filtro purtroppo non funziona con il grep, perché il grep è una interazione in tempo reale con il terminale, quindi bypassa la pipe con il grep. Infatti se io qua scrivo lo stesso comando che ho usato col display, comunque continuo a vedere tutte le righe. Quindi il log tail si può filtrare utilizzando il nome del componente ma non una parolina chiave. Se durante la mia analisi io ho la necessità di non vedere ogni singolo cambiamento di stato, posso tranquillamente disabilitare il log di questo componente in modo tale da avere il mio log tail un pochino più pulito. Al momento andiamo a vedere questo componente che livello ha un livello di info. Io vado a fare il set a livello warning e se rifaccio il tail, come vedete, vedo solo più la mia regola che sta scrivendo una riga di log ogni secondo.
Adesso vado a riportarlo a info, perché così nello storico comunque ho tutti i cambiamenti di stato. Dovessi avere la necessità di andare a verificare cosa è successo nel passato, lo posso fare. Controlliamo. Ok. La cosa importante da sapere è che tutti i cambiamenti che vengono fatti nella console, quindi ad esempio i livelli di log dei singoli componenti, sono persistenti e rimangono anche dopo un riavvio di OpenHub. Quindi bisogna ricordarsi che se si abilita il debug su un particolare componente per una particolare analisi, è sempre meglio poi andare a ripristinare info o il livello che c'era precedentemente, proprio per non andare a saturare i file di log, perché tutte queste informazioni di log sono comunque anche scritte sui file di log su file system. Diciamo che l'utilizzo della console aiuta perché è un pochino più interattiva nell'abilitazione e disabilitazione dei componenti e nel filtraggio. Il file di log invece su disco può essere utile per un'analisi, diciamo, di uno storico, per andare a vedere se è successo qualcosa di particolare in un momento passato. L'ultima nota che volevo dire per chiudere poi questo video è l'identificazione del nome che bisogna utilizzare per abilitare o disabilitare il log in funzione dell'add-on o del bundle che interessa. Infatti noi abbiamo tutta una serie di bundle all'interno di OpenHub. Se volessimo abilitare il log di un particolare bundle, dovremmo andare a cercare il nome simbolico di quel bundle. Questo perché il nome simbolico è quello che è la parolina chiave che poi posso utilizzare all'interno dei file di log, sia per la ricerca sia per l'abilitazione e la disabilitazione. Quindi, utilizzando il comando bundle list -s, otteniamo i nomi simbolici, che sono i nomi appunto che poi troveremo all'interno del file di log. Nel nostro caso specifico vado a cercare script. Come vedete trovo org OpenHub Core Model Script, che è quello che abbiamo utilizzato prima per gestire i log delle varie regole. Se lo avessi cercato senza nome simbolico avrei ottenuto un nome parlante, ma non mi avrebbe aiutato nell'identificazione del nome da utilizzare nel file di log. Quindi in teoria, una volta identificato il bundle tramite, diciamo, il suo nome fisico, possiamo andare a cercare lo stesso bundle utilizzando magari l'id 210 come nome simbolico. Ce lo copiamo e lo andiamo a utilizzare con i comandi log set, log display e log tail. Quindi se io faccio log list, tutti questi oggetti che rappresentano i componenti di OpenHub sono i nomi logici dei vari bundle e add-on. Bene, per questo video possiamo fermarci qua, quindi concludiamo la miniserie dedicata alla console di OpenHub. Abbiamo visto un pochino quali sono i comandi principali per la gestione dei log in tempo reale e per fare un'analisi dettagliata dei problemi, andando ad abilitare e disabilitare i vari componenti che possono scrivere informazioni di log in maniera più dettagliata o meno dettagliata. Insieme agli altri video precedenti di questa miniserie abbiamo quindi visto un po' come è possibile gestire una istanza di OpenHub direttamente tramite console. Ovviamente non è il modo più comune e non è il modo più facile, perché molte cose si possono fare da interfaccia grafica o da file di configurazione, però in alcuni casi, soprattutto nell'analisi degli errori e dei malfunzionamenti del nostro setup, può esserci molto di aiuto, perché soprattutto la possibilità di gestire i componenti in maniera indipendente da tutto il resto del sistema è un grosso aiuto, perché ci permette di stoppare e riavviare servizi preservando il funzionamento di tutto il resto del sistema. Vi ringrazio se siete arrivati fino al fondo di questo video e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!